Buon Natale a tutti, buon Natale a tutte e benvenute a questa meditazione del cuore natalizia. Ho anche il cappellino con le lucine. Brrrr. Ok, abbassiamo un po' la musica. Posso anche togliermi il berrettino perché adesso ci spostiamo su una frequenza che non è proprio quella di Happy Christmas, ma è quella del cuore, che è comunque una frequenza molto positiva, come quella celebrativa del Jingle Bell, del Happy Christmas, del Natale, farsi gli auguri, eccetera. Anche quella del cuore è comunque una frequenza che sappiamo molto bene che è molto sana, nutriente e benefica per il nostro individuo. Ma qual è proprio la differenza, adesso che dicendo questa cosa che mi viene in mente, che vorrei portarvi, tra la felicità e la serenità? Qui attraverso lo spazio del cuore possiamo proprio percepirla chiaramente. L'apertura del cuore è, scusate un attimo che ho l'audio un po' alto. Quando il nostro chakra del cuore è aperto, quando siamo nello spazio del cuore, quindi si apre il campo amorevole del cuore e c'è questa, noi possiamo vivere questa sensazione che adesso, per cercare di spiegarvela bene, e poi l'avrete sperimentata anche voi tante volte, ma per ricordarvi che è legata appunto al cuore, di grande serenità, di pace, che però non è una felicità. Quando parliamo di felicità, che forse anche più nel termine inglese happiness è più, forse un po' più specifico in quel caso, quando siamo felici, ridenti, sorridenti, gioiosi, è già qualcosa di diverso, lì c'è già un contenuto emozionale, cosa che nel cuore non c'è. Il cuore da questo punto di vista è molto neutro e invece quando c'è la felicità, quando c'è questa gioia, essere felici eccetera, è proprio qualcosa che riguarda più il secondo corpo, il secondo chakra, che è quello deputato alle emozioni, e la felicità è un'emozione, una delle emozioni diciamo fondamentali. In realtà sono poi solo emozioni fondamentali, quelle del secondo chakra, ma altre che spesso vengono definite emozioni sono dei mix di emozioni che comprendono anche quelle fondamentali del secondo chakra e anche altri essenziali che non sono solo del secondo chakra, perché, come ho già detto anche altre volte, concorrono sempre più livelli di coscienza insieme. Generalmente tutti lavorano insieme e ognuno con i propri essenziali. È come una squadra, no? Tipo adesso mi è venuta in mente la squadra di calcio, cioè il portiere è quello che para, il difensore è quello che non fa entrare gli attaccanti e poi c'è invece l'attaccante che è quello che cerca di fare gol. Arrivo fino lì, la mia ignoranza calcistica è nota, e però tutti insieme collaborano per andare a fare il loro risultato. E un po' anche così i chakra.
quando giocano la loro partita a seconda delle situazioni di vita che ci sono, che anche molto diverse fra loro, concorrono quasi sempre a giocare tutti insieme. Quando c'è equilibrio è così. Poi spesso ce ne sono alcuni che sono coinvolti molto maggiormente, ad esempio nei casi di squilibrio, quando ci sono situazioni magari meno neutre, avviene di più che ci sono dei chakra dove sono principalmente concorrono loro a fare il lavoro principale e gli altri sono di supporto. Ma quando c'è una situazione più neutra e più equilibrata, i chakra generalmente concorrono più o meno tutti insieme, operano verso la direzione e l'intento e il processo che l'individuo ha in atto in quel momento. E questo succede anche con, questo è un esempio che facevo riferendomi alle emozioni non fondamentali, perché di solito sono un mix di emozione che comprende anche essenziali di altri chakra, perché i chakra lavorano insieme. Ok, dopo questo excursus del nostro funzionamento energetico natalizio, direi di portarci nel nostro spazio per la meditazione. Ok, come sempre le indicazioni sono: trovate la vostra posizione comoda e se vi viene da addormentarvi non ostacolate questo processo di entrare nel sonno, che va bene anche dormire durante la meditazione del cuore. Cercate di gestire ed avere il vostro spazio indisturbato, e se nel corso della meditazione sentite che non state comodi e avete bisogno di cambiare posizione, cambiate posizione e cercate di rimanere comunque col corpo in un spazio confortevole. E io vi guiderò nella meditazione e voi non dovete fare assolutamente nulla. Ok, ci mettiamo comodi. Chiudiamo gli occhi, mettiamo una o anche ambedue le mani al centro del nostro petto e facciamo un bel respiro. Mentre ascoltiamo questa musica di sottofondo, portiamo l'attenzione al nostro respiro. Sotto la tua mano, lì al centro del tuo petto, puoi sentire il movimento del tuo torace. Quando inspiri, il tuo torace si espande.
Quando espiri, il tuo torace si rilassa. Se arrivano pensieri, magari è stata una giornata densa di attività, di pensieri, di scrivere i biglietti dei regali di Natale, oppure di preoccuparsi, di cercare quei regalini che volevi regalare a quella persona ma non trovi. O magari siamo andati in giro e abbiamo trovato più traffico del solito e rimanere in ritardo ci spostava dal nostro momento presente. E se ti accorgi di essere in pensieri di questo tipo o altri, semplicemente riporta l'attenzione a quello che senti sotto la tua mano. E lentamente questo ti riporterà nel momento presente. Il respiro entra, il respiro esce. Il respiro entra. Il respiro esce. E tu lentamente ti lasci andare agli abbracci del tuo cuore. Perché il tuo cuore lentamente sta aprendo le sue ali per accoglierti. Il cuore è sempre pronto ad accoglierti. Nel momento in cui tu inizi ad ascoltarlo, lui è lì pronto per te.
lo fa perché ha delle ragioni particolari, perché è benevolo, perché è altruista. È semplicemente la sua natura. Fai un bel respiro profondo e quando espiri senti che piano piano puoi sprofondare verso il centro del tuo cuore. E per renderti questo viaggio verso il centro, il profondo del tuo cuore ancora più intenso, inizia a portare dentro di te il suono di questa musica di sottofondo. La musica entra direttamente dentro il tuo cuore. E aprendo questi due canali di ascolto verso il tuo cuore, apri la via per entrare nel profondo di te stessa. E il tuo cuore si espande sempre di più. Senza fare nulla. E piano piano, spostandoti verso i tuoi sensi, il tuo udito si espande e anche il tuo cuore. Espande il suo campo amorevole.
dentro il quale puoi immergerti profondamente. Lascia entrare queste note e questo suono dentro il centro del tuo cuore, semplicemente accogliendole, ricevendole.
e piano piano che entri dentro la tua profondità. Mantieniti aperta ad osservare ciò che vedi. E queste sono le risposte che può darti il tuo cuore. Il tuo cuore ti apre a entrare in uno spazio di visione di ciò che spesso non puoi accedere. E allora potresti viaggiare lungo un sentiero e incontrare cose, animali, persone, oggetti. O navigare attraverso un canale e vedere colori, mondi surreali. O potrebbero semplicemente arrivarti delle parole o delle affermazioni. Dei volti già conosciuti in passato remoto. Ci sono infinite possibilità. Che il tuo cuore ti mostra in questo modo. Per comunicarti che cosa c'è dentro di te. Che magari è ancora da scoprire o inesplorato. A volte possono presentarsi sotto forma di pensieri che non sono pensieri. Potresti confonderli con dei pensieri, ma magari hanno più il sapore dell'intuizione. Tutti questi sono segni e contenuti
della tua interiorità. E anche di come ciò che è esterno a te si armonizza o comunque si mette in contatto o si relaziona con la parte più profonda di te. È comunque la tua verità del tuo momento presente. E tutto ciò arriva attraverso l'apertura del tuo cuore. E non solo questo. Magari hai semplicemente solo delle sensazioni più amorevoli in questo momento. Le sensazioni degli essenziali del tuo cuore che si stanno diffondendo, come l'amore, la compassione, la profonda serenità, il sapere in fondo che cosa è buono per te e cosa non lo è. La leggerezza e lo spazio. La sensazione che lo spazio si sia aperto verso l'infinito. L'accettazione, sentire che sei in grado e puoi includere, puoi sostenere. Anche ciò che magari qualche momento prima ti era difficile, oppure avevi scelto di evitarlo. E forse senti anche qualcosa di diverso nel tuo corpo.
sempre più morbidezza. Più scioglimento. Forse solo in qualche zona del corpo, o magari anche dappertutto. Il cuore ha un grande potere trasformativo e di guarigione. Ed è un potere che è nella tua natura. Perché il cuore è sempre lì con te. Basta solamente imparare ad usarlo. E non c'è bisogno di nient'altro che praticare la connessione col tuo cuore. Fai un bel respiro profondo. Un altro ancora. E lentamente riprendi contatto col tuo corpo. Quando te la senti, apri gli occhi e inizi anche a sgranchirti un po'. E ritornare a contatto con la tua fisicità. Bene. Molto felice di aver fatto questa meditazione del cuore natalizia e anche un tema piuttosto coerente, in armonia col Natale, con certi aspetti piuttosto che altri, e quindi vi
auguro buon Natale a tutte e buon Natale a tutti. Grazie, grazie a tutte voi di essere state qua e aver condiviso questa meditazione natalizia e la condivisione di questo campo, di questa energia amorevole dai nostri cuori aperti. Faremo un'altra meditazione martedì prossimo, come tutti i martedì, sempre qua su YouTube alle 8:15 di sera. E sarà l'ultima meditazione dell'anno. E quindi vi aspetto e a martedì prossimo e vi auguro un felice Natale e degli amorevoli giorni a tutti. Un abbraccione e buona serata, buonanotte.